Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come eseguire questo effetto dripping su una foto su Photoshop, appunto. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Io andrò ad applicare appunto questo effetto su questa ragazza e la prima cosa che vado a fare appunto è fare un nuovo documento 1920x1080. Facciamo crea, poi prendiamo la nostra ragazza, la portiamo sul nostro documento e la andiamo bene o male a centrare. Ci sono due modi per eseguire questo effetto. Il primo è tramite la maschera di livello, quindi andando a interagire appunto col nero e col bianco, e per farlo praticamente facciamo in questo modo. Prima di tutto ci portiamo sul livello dello sfondo, andiamo a fare un nuovo livello di riempimento, facciamo sfumatura, andiamo a fare radiale, inverto, vado ad aumentare la scala e vado a cambiare il colore da nero, lo porto su un rosso un po' spento, insomma, giusto per riprendere il colore della maglia. Facciamo ok, ok, in modo insomma da avere questo tipo di sfondo. Ora selezioniamo il livello appunto del nostro soggetto. Io ce l'ho già, come vedete, scontornato. Nel caso non l'abbiate scontornato, andate a scontornare la vostra immagine. Se non sapete come fare, comunque vi lascio in descrizione il link di un tutorial su come scontornare. Quindi una volta scontornata andiamo ad applicare una maschera di livello, poi selezioniamo il colore nero, prendiamo il nostro pennello e andiamo semplicemente a togliere la parte inferiore appunto del nostro soggetto, in modo da lasciare solo quella superiore. Ora cambiamo il colore da nero a bianco, o tramite questa freccetta o cliccando X sulla tastiera. Andiamo a selezionare questi tipi di pennelli che vi lascerò comunque in descrizione, che sono appunto splatter brushes, ossia i pennelli stile inchiostro. Andiamo appunto a selezionare il tipo di pennello che vogliamo e semplicemente ci basterà andare a fare dei clic all'interno della nostra immagine in modo da creare questo effetto dripping. In questo modo. Qua ci sono veramente tanti tipi di pennelli, quindi scegliete voi quello che preferite. Poi una volta fatto questo torno a selezionare un pennello normale, clicco X, vado a eliminare queste parti dei jeans praticamente che avevo preso che non mi piacciono, vado a sistemare leggermente appunto qui la mia immagine, e insomma questo bene o male è il nostro effetto. E questo è il primo metodo. Il secondo metodo, io torno indietro, praticamente allora i passaggi fino a questo punto rimangono uguali, quindi portiamo la ragazza sul nostro livello, andiamo a fare un nuovo livello di sfumatura, io vado a cancellare per ora la maschera perché non mi serve. Il secondo metodo è quello di importare all'interno della nostra immagine un'immagine appunto di dripping, che anche questo comunque vi lascerò in descrizione per scaricarla, in modo che se volete fare delle prove potete usufruirne, e andare a posizionare la nostra immagine in modo da ottenere bene o male questo effetto. Potete spostarla in alto e in basso, andate a ridimensionare insomma a vostro piacimento e anche a seconda delle immagini che avete voi.
io direi più o meno in questo modo. Dopodiché andiamo appunto sulla nostra immagine dripping che abbiamo importato. Col tasto Command andiamo a fare la selezione appunto della nostra immagine, andiamo sul livello 1 appunto della nostra ragazza, facciamo canc appunto con la tastiera, andiamo a cancellare il nostro livello sotto. Se noi adesso andiamo a deselezionare, come vedete ci ha eliminato la parte sotto, facciamo Command D, ora vado a eliminare, a cancellare la parte che è rimasta delle gambe che non ci interessa, e facendo Command T vado a posizionare appunto la mia ragazza all'interno del mio disegno. Una volta posizionata, prendo sempre con lo strumento pennello, vado a sistemare leggermente queste parti in modo da renderle uniformi senza dei grandi spigoli, più o meno in questo modo. Poi seleziono il mio strumento seleziona rettangolo, vado a selezionare la parte di dripping che siamo andati a creare, faccio Command J, quindi lo vado a duplicare. Ora sul livello duplicato faccio doppio clic, vado a fare ombra esterna, come vedete mi dà questa ombra, vado appunto sul mio effetto, l'opacità la porto al 100%, l'angolo al 90%, quindi che mi stia dritto, e faccio ok. Ora come vedete qui ci dà questa riga, quindi prima di andare a sistemare questa riga torno a selezionare lo strumento pennello, vado di nuovo a sistemare leggermente questa parte, vado anche a sistemare qua che non mi ero accorto che mi ha preso parte al di sotto della maglietta, in questo modo. Poi seleziono i due livelli, quindi il livello della ragazza e quello che siamo andati a copiare, facciamo Command E e lo portiamo in un unico livello. Ora per andare a eliminare questa riga semplicemente prendiamo lo strumento timbro clone e andiamo a toglierla in questo modo. Vado anche col pennello a sistemare leggermente in modo da ottenere questo risultato, in modo da avere appunto questo nostro effetto. Poi volendo andiamo a creare un nuovo livello, lo portiamo al di sotto della nostra ragazza e selezionando i pennelli di prima con il colore che più vogliamo, io adesso provo a dargli un azzurro, possiamo andargli a dargli questi tocchi giusto per abbellire leggermente la nostra immagine. Questo è muto a discrezione vostra naturalmente, più o meno in questo modo, insomma, da ottenere questo risultato. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o richieste, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!